Onegashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi voglio darvi una curiosità. Oggi vi parlerò di 10 arti marziali che probabilmente non avete mai sentito nominare. Dopo la sigla. Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi voglio elencarvi appunto 10 arti marziali delle quali sicuramente molti di voi non hanno mai sentito parlare. Sono arti marziali che provengono un po' da tutto il mondo, qualcuna è veramente curiosa e magari qualcuno può pensare che non ne ha mai sentito parlare perché sono magari arti marziali moderne o praticate da pochissime persone. Beh, vi stupirete perché fra queste non solo ci sono arti marziali che sono state codificate da tantissimo tempo, ma addirittura pensate invece un po' che in particolare qualcuna di queste arti marziali sono veramente fra le più antiche riconosciute del pianeta. Beh ragazzi, io sono Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e di jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che il canale non è monetizzato, quindi potrete guardare tutti i miei video senza mai essere interrotti dalla pubblicità. Inoltre non è necessario nessun abbonamento, non dovete pagare niente, il canale è completamente gratuito. Aiutatemi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più degno e serio che meritano. Semplicemente potete farlo iscrivendovi al canale, condividendo i miei video, lasciate like se il video in questione vi è piaciuto e poi naturalmente lasciate un commento se volete, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, iniziamo dalle 10 arti marziali che non avete mai sentito nominare. La prima arte marziale che sicuramente non conoscete è il Bokator. Il Bokator è un'arte marziale che viene dalla Cambogia. È un'arte marziale che veniva praticata dagli eserciti di Angkor e pensate un po', grazie a quest'arte marziale dominarono i campi di battaglia più di 1700 anni fa. Il nome di quest'arte marziale, Bokator, può essere tradotto come picchiare, martellare come un leone, perché narra la leggenda che un bravissimo praticante di Bokator si trovò faccia a faccia con un leone inferocito che voleva ucciderlo. Questo lottatore riuscì ad assestare un'incredibile ginocchiata al leone che stramazzò al suolo, vincendo così questo scontro con un solo colpo. Così come molti altri stili di arti marziali, anche il Bokator nei suoi movimenti si rifà ai movimenti presenti in natura negli animali. Aquila, gru, cavalli, serpenti e naturalmente il leone. Quello che distingue quest'arte marziale è la sua incredibile efficacia e praticità che veniva portata sul campo di battaglia. L'arte marziale è composta da tantissimi colpi, circa 10.000 colpi tra gomitate, ginocchiate, pugni, calci, prese, leve, proiezioni. Insomma, il Bokator è un'arte marziale veramente completa che offre a chi la pratica tantissime armi per fronteggiare l'avversario. La seconda arte marziale che probabilmente non conoscevate è il Rogue and Tumble. Magari il nome non vi fa venire in mente propriamente un'arte marziale, ma praticamente Rogue and Tumble può essere tradotto come mutila e uccidi, ed è un sistema di combattimento che è stato codificato negli Stati Uniti tra il 1800 e il 1900. La particolarità di questo stile di combattimento era veramente la sua violenza. Numerose infatti sono le tecniche che venivano portate direttamente agli occhi dell'avversario. Pensate che i combattenti di questo stile di combattimento enfatizzavano la deturpazione dell'avversario e la massima ferocia. In pratica era un senza esclusione di colpi che finiva letteralmente con l'avversario fatto a brandelli. Pensate un po', alcuni combattenti arrivavano a limarsi addirittura i denti per farli più affilati per poi nel combattimento poter mordere e dilaniare l'avversario più facilmente. E visto che in questo sistema di combattimento tutti i colpi erano leciti, inclusi i colpi ai genitali, molti combattenti, a causa dei traumi riportati, persero letteralmente la loro virilità. Andiamo con la terza arte marziale che probabilmente non conoscete, stiamo parlando adesso del Bakom. Il Bakom è un'arte marziale che viene dal Perù.
E pensate un po', è un'arte marziale veramente pericolosa perché ha il solo scopo di uccidere l'avversario, non solo con le tecniche di percussione, di colpi che l'arte marziale si porta dietro, ma addirittura anche con tantissimi colpi sleali. Insomma ragazzi, il fine giustifica sempre i mezzi, secondo quest'arte marziale. Quest'arte marziale è stata codificata da un militare, Roberto Bezzada, e al suo interno incorpora tantissime tecniche prese dal Jiu-Jitsu e dal Vale Tudo. La particolarità di quest'arte marziale è anche la velocità con cui vengono portati questi colpi. Colpi anche in questo caso agli occhi, a tutti i punti deboli dell'avversario, colpi di rottura, dislocazione. Anche in questo caso ragazzi abbiamo un'arte marziale veramente violenta. La quarta arte marziale che probabilmente non conoscevate è il Lerdrit. Il Lerdrit è una derivazione moderna delle antiche arti marziali thailandesi. I principi di base del Lerdrit sono pressoché identici a quelli della Muay Thai. Tuttavia però ci sono alcune differenze che lo rendono un po' diverso dalle arti marziali che vi ho appena detto. I combattenti si addestrano a portare velocemente a terra il loro avversario e finirlo con una serie di violenti colpi. Si cerca sempre di colpire la gola, la tempia, con i gomiti, con i pugni. Si cerca di preservare il corpo mentre colpiamo, sfruttando e preferendo sempre colpire con le parti dure, come i gomiti appunto, come le ginocchia, i palmi delle mani, le tibie. Anche questo sistema di combattimento è un sistema di combattimento prevalentemente militare e naturalmente, come tutti i sistemi di combattimento militari, mira a eliminare velocemente e definitivamente l'avversario. Quinta arte marziale che probabilmente non conoscevate, parliamo del Dambe. Il Dambe deriva dall'antico modo di combattere dell'Egitto. È un'arte micidiale sviluppata da un popolo chiamato Hausa. Queste persone erano solite spostarsi da villaggio in villaggio dove i loro lottatori avrebbero affrontato chiunque si sentisse in grado di combattere. Una delle tecniche principali del Dambe è l'uso un po' insolito del pugno, chiamato anche pugno lancia. Il pugno infatti è avvolto in un pezzo di stoffa e poi avvolto a sua volta in una corda spessa. E anche la gamba che normalmente il lottatore usa per calciare prevalentemente è avvolta con una catena. Insomma ragazzi, come se prendere un pugno a mani nude o un calcio non fosse abbastanza, questi combattenti avevano ideato questi metodi per portare ancora più danno ai loro avversari. Adesso voi pensate che naturalmente i combattenti che si affrontavano con questa modalità naturalmente dovevano provare molto dolore perché letteralmente colpiti con queste catene, con questi pugni, la pelle si spaccava, i muscoli si dilaniavano e il sangue scorreva. Beh, dovete pensare che prima di ogni combattimento vi era un rituale nel quale i lottatori fumavano abbondantemente marijuana. Sesta arte marziale, metodo di combattimento che non conoscevate, o meglio, questo magari è un po' più famoso, è il sistema, questa arte marziale russa. Naturalmente i russi non potevano ideare e codificare un'arte marziale regolare, ma hanno dovuto fare naturalmente qualcosa di veramente pazzo, come si dice. Questo metodo di combattimento russo sistema si concentra prevalentemente su leve, proiezioni e colpi mirati a disarmare e a sconfiggere l'avversario nel minor tempo possibile. Una cosa particolare del sistema è che non prende come studio solo il combattimento uno contro uno a mani nude, ma prende anche in considerazione il fatto di potersi difendere uno contro più avversari anche armati. Perché ragazzi, pensateci bene, cosa c'è di più incredibile che mettere fuori combattimento un avversario molto più alto e molto più forte di te? Beh, naturalmente metterne fuori combattimento 5-6 tutti armati. Questo è il sistema. Settima arte marziale, Jailhouse Rock. No, non è la famosa canzone di Elvis, ma è un sistema di combattimento nato negli Stati Uniti, nato all'interno delle prigioni. E ragazzi, naturalmente, come potete immaginare, un sistema di combattimento creato all'interno delle prigioni non può che essere veramente spietato. Jailhouse Rock è praticamente un sistema di combattimento dove due uomini che si affrontano non hanno letteralmente niente da perdere. E anche gli allenamenti, ragazzi, sono veramente durissimi.
Pensate, uno degli esercizi più incredibili è quello del famoso mazzo di carte. Un mazzo di 52 carte viene sparpagliato per la stanza. A questo punto quello che si sta allenando deve recuperare le carte e rimetterle tutte in ordine, mentre non meno di 3 persone lo pestano praticamente senza pietà. L'allenamento finisce quando il povero uomo in questione riesce a rimettere in ordine tutte e 52 le carte. Arte marziale numero 8. Kalari Payat. Il Kalari Payat è un'arte marziale che viene dall'India e, pensate un po', è riconosciuta come l'arte marziale più antica documentata del mondo. Addirittura si pensa che sia stata codificata dal dio Vishnu in persona. Il Kalari Payat ha numerose sfaccettature. Oltre naturalmente a combattere a mani nude, ha anche un'incredibile riserva di tecniche che vengono addestrate con l'uso delle armi. Si allenano anche a portare colpi ai punti deboli dell'avversario e i praticanti più esperti di quest'arte marziale, per essere sicuri di fare il maggior danno possibile, studiano il sistema medico Siddha per conoscere alla perfezione tutti i punti deboli da colpire per neutralizzare l'avversario. È un'arte marziale molto affascinante, con dei movimenti molto affascinanti e curiosi. Arte marziale che probabilmente non conoscevate, numero 9, è il Silat. Il Silat è un'arte marziale sviluppata in Malesia. Il Silat non indica prevalentemente un preciso sistema di combattimento, ma ne raggruppa tantissimi. Anche qui troviamo naturalmente colpi, prese, leve e proiezioni e anche l'uso di alcune lame. Le prime prove dell'esistenza del Silat si sono trovate a Sumatra. Secondo la storia, quest'arte marziale è stata creata e codificata da una donna che, osservando gli animali, ne riprese alcuni movimenti per imparare a combattere. Oggi il Silat viene impiegato anche dalle forze militari, ma pensate un po', è anche l'arte marziale preferita dei temutissimi pirati del mar della Cina meridionale. Arte marziale numero 10 che non conoscevate è l'Okichitab. È una delle pochissime arti marziali riconosciute codificate sul suolo americano. Fu messa a punto da un americano che aveva studiato Aikido, Judo e anche altre arti marziali. Inoltre era un esperto del combattimento con le mazze da battaglia ed era anche un esperto di lancio del tomahawk. Insomma, un'arte marziale che combina la furia famelica combattiva dei nativi americani con l'esperienza delle arti marziali asiatiche. Gran parte delle tecniche di quest'arte marziale vengono eseguite con le armi e la particolarità è che anche se siamo armati contro un avversario non armato, le tecniche vengono portate come se l'avversario avesse in mano un'arma. Per il combattimento a medio e lunga distanza si usava appunto queste mazze e il tomahawk, mentre per il combattimento a corta distanza si usava un coltello. Insomma, in quest'arte marziale prevalentemente si cercava di essere sempre armati. L'Okichitab, naturalmente avendo attinto anche dalla cultura asiatica, ha al suo interno un vero e proprio codice di difesa, rispetto e autocontrollo. Beh ragazzi, per voi che siete arrivati fino alla fine del video vi do un piccolo bonus, l'11ª arte marziale che probabilmente non conoscevate. Una arte marziale impronunciabile, quindi non mi metto nella pronuncia, ve la lascio scritta qua, che è praticamente il combattimento irlandese con i bastoni. Come moltissime arti marziali, anche questa arte marziale è nata dalla necessità di persone deboli di difendersi. Storicamente parlando, gli irlandesi, mentre erano sotto il dominio degli inglesi, non potevano portare armi, venivano fermati e perquisiti di continuo a causa di questo. Naturalmente, tutte le persone, per difendersi, cominciarono a usare i loro bastoni da passeggio. Certo, non che combattere con i bastoni fosse un concetto totalmente nuovo, ma, come si dice, la necessità imponeva che, in mancanza di armi, si ricorresse a tutto quello che era possibile avere tra le mani. E siccome il bastone da passeggio era un accessorio praticamente regolarmente usato da tutti, si capì che poteva essere un'arma sempre a portata di mano. Ne nacque così una scherma con i bastoni irlandese che viene tutt'oggi praticata in tantissimi club. Bene ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere se conoscevate qualcuna di queste arti marziali, ma soprattutto fatemi sapere se voi siete a conoscenza di altre arti marziali praticamente sconosciute e vedremo di realizzarne anche un secondo episodio. Nel frattempo vi ringrazio, continuate a iscrivervi al canale, lasciate like, condividete i miei video, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti.
Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!